Ciao da Mr. Helmet. MV Agusta vuole che io stia zitto e mi ha fatto scrivere dagli avvocati per togliere i miei articoli dal web. MV Augusta vuole limitare la libertà di informazione senza spiegare per quale motivo gli articoli di Mr. Helmet dovrebbero essere tolti dal web. Lo ordina e basta. Vuole tapparmi la bocca. Faccio un video per dire che io non sto zitto nemmeno un po'. Ma andiamo per ordine. Se pensi che la libertà di stampa e opinione debba essere preservata, iscriviti al canale, attiva le notifiche e scopri come supportare Mr. Helmet attraverso le donazioni, lo shop o l'abbonamento qui a YouTube. Non so se hai notato, ma Mr. Helmet fa un'informazione libera e non si piega. A molti non va bene. Evidentemente le cose che ho detto anche su questo argomento specifico sono fastidiose. Andiamo ai fatti e con un velocissimo riepilogo. Il giorno 30 ottobre ho scritto un articolo in cui con video in cui anticipavo l'accordo fra MV Augusta e KTM. Ecco il pezzo. Molti hanno preso la notizia, altri hanno copiato, ok, solite storie. Il 1° novembre sono uscito con un secondo articolo con video in cui ho inserito ulteriori elementi con dettagli e le mie impressioni, anticipando quello che secondo me sarebbe successo. 1° novembre, occhio, 1° novembre. Il pomeriggio del 3 novembre è finalmente uscita la notizia che io avevo anticipato il 30 ottobre, ovvero quella dell'accordo fra KTM ed MV con le percentuali da me anticipate. 5 giorni dopo, ecco il comunicato, lo vedete. Il giorno dopo, 4 novembre, sono uscito con il terzo articolo con video. Nell'articolo riportavo la notizia, alcuni dati, parlavo della situazione MV e di alcuni nomi in uscita. Facevo poi quella che si chiama un'ipotesi evolutiva sulla situazione che si sarebbe potuta delineare. Ripeto, 4 novembre. Passato qualche giorno in cui io ho raccolto informazioni e dati finanziari dalle mie fonti in Italia e in Austria, il 12 novembre sono uscito con il mio quarto pezzo. 12 novembre. Questo articolo con video ha suscitato un po' di attenzione. Ho inserito un po' di numeri relativi ai debiti di MV e alla situazione aziendale e finanziaria di MV, ai valori in campo e un po' di compensi delle varie figure aziendali, fino ad aggiungere delle news e delle voci chiaramente evidenziate come tali. 3 cose sono importanti in questo articolo. La prima è aver delineato la possibile strategia della famiglia Sardarov, ovvero quella di aumentare il capitale per mantenere le quote. Eccola qui. Iniettando denaro per difendere le proprie quote. La seconda è quella di aver anticipato 2 nomi di dirigenti KTM che sarebbero entrati nel board di MV Augusta. Eccoli qui. Due figure. La terza è quella di aver fatto il nome di un ipotetico presidente MV Augusta, già nel titolo. E poi nel pezzo.
o mi so procurare le informazioni o sono un indovino. Nel frattempo, dopo 14 giorni, nessuna richiesta di precisazione o smentita è mai arrivata né da MV Augusta né da KTM, nessuna. Il giorno martedì 15 novembre, sapendo dell'imminente firma della lettera di intenti, che poi è avvenuta per l'aumento del capitale, invece di scrivere un altro pezzo, ok? Invece di scrivere un altro pezzo, ho scritto alla signora Alessia Riboni, capo della comunicazione di MV Augusta, tramite WhatsApp, comunicazioni che non faccio vedere. Buongiorno signora Riboni, sono Gianluigi Ragno del sito Mr. Helmet, non so se mi conosce, se ha letto i miei articoli, nel caso non lo abbia fatto glieli posso mandare. So che oggi c'è una firma importante, sarebbe possibile avere un'intervista magari con il signor Sardarov nel pomeriggio? Quasi quasi, vabbè. Ero a conoscenza che MV e KTM stavano firmando la lettera di intenti e quindi ho voluto offrire ad MV la possibilità di fornire una propria versione dei fatti o eventualmente di smentire quanto da me scritto. Mi sembra una dimostrazione di disponibilità e correttezza. La signora Alessia Riboni, responsabile comunicazione MV Augusta, Head of Communication, mi ha risposto così: buongiorno Gianluigi, più tardi il nostro legale interno le risponderà. Mi chiama Gianluigi perché evidentemente sente una certa confidenza, anche se io personalmente non mi ricordo di avergliela mai data, ma ok. Il giorno dopo il legale interno, avvocato Paolo Neroni, mi ha scritto intimandomi di rimuovere tutti gli articoli e i video inerenti MV Augusta. L'avvocato Paolo Neroni non ha chiesto una smentita o una rettifica. L'avvocato Paolo Neroni non ha specificato cosa avrei dovuto rimuovere perché non andava bene. L'avvocato Paolo Neroni ha chiesto di rimuovere immediatamente tutto quello che parla di MV sul mio sito, tutto quanto. Ecco la lettera che tutti volevate vedere. La Presidente la invita a rimuovere immediatamente tutti i video e articoli da lei pubblicati sul predetto sito e la informa che MV Augusta Motor SPA, la quale sta valutando la sua richiesta, si riserva di agire nei suoi confronti nelle competenti sedi giudiziarie per i propri diritti e interessi. Paolo Neroni, Head of Legal. 30 minuti dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvocato Neroni, ho visto un comunicato di MV Augusta in cui, guardate un po', annunciavano le cose che avevo scritto sarebbero successe nell'articolo del 12 novembre, 4 giorni prima. Faccio presente che Mr. Helmet è stato rimosso dalla mailing list di MV Augusta perché magari pensano che non ricevendo i comunicati non sono in grado di scrivere articoli, non lo so. Di nuovo Mr. Helmet il sensitivo. Guardiamo insieme la comunicazione e scopriamo che c'è una ricapitalizzazione e io lo avevo detto qui 4 giorni prima. Che 2 persone di KTM entrano in MV, cosa che avevo scritto indicando anche i nomi, cognomi e ruoli aziendali in KTM. Eccoli qui. Quindi diciamo che ho indovinato un'altra volta. Quindi mi chiedo quali articoli devo togliere se le cose che ho scritto in anticipo si sono tutte verificate, se ce n'è qualcuna non vera,
Perché non mi viene indicata né dalla signora Alessia Riboni, Head of Communication, né dall'avvocato Paolo Neroni, Head of Legal? Non è che per caso il signor Timur Sardarov si dimentica di non essere più in Russia per qualche motivo che io non so, magari pensa di essere Putin? L'Italia non è al top nella libertà di informazione, ma non è ancora la Russia. Io non cancello niente e da questo momento mi metto con il massimo impegno a scrivere quello che so, tutto quello che so, tutto quello che penso e tutto quello che voglio su questa vicenda che riguarda KTM ed MV Agusta. Denuncerò tutti i tentativi di tapparmi la bocca e di intimidirmi, con buona pace dell'oligarca Sardarov, con buona pace dell'avvocato Neroni e con buona pace della signora Riboni, anzi Alessia, visto che siamo in confidenza. Come la vedete? Ciao da Mr. Helmet. Naturalmente la stampa scompare, no? Davanti a queste cose.